Dal cielo alle cellule, destino e prognosi. Il destino è un compagno di strada, come dire, inevitabile. L'uomo se n'è sempre dovuto occupare. Se noi andiamo a leggere per esempio le tragedie greche, Euripide, Sofocle, Eschilo, sono tutte tragedie attorno all'idea di destino. Un destino determinato dagli dei, che faceva fare all'uomo delle cose piuttosto che delle altre, e del tentativo, come nel Prometeo, di ribellarsi, perché l'uomo ha avuto questa condizione fin dall'inizio e il mondo greco ce lo ha rappresentato in modo potente. Non per niente io dico sempre, ma non sono io a dirlo, filosofi ce l'hanno raccontato, noi siamo tutti un po' greci, ancora, perché ancora siamo lì a dibattere tra destino e il modo con cui devo farne i conti, perché posso soccombere al destino, posso accettarlo come un destino inevitabile, o posso inventarmi, immaginare delle strategie di lotta, di resistenza contro il destino. La battaglia può essere atroce, durissima, e non si pensi che sto ragionando in termini soltanto letterari o filosofici. Basta andare, come dire, al letto del malato, basta andare nel percorso di vita di una persona che ha un destino genetico preordinato, stabilito, basta andare nei dolori della vita quotidiana per capire di nuovo che senso ha la parola destino. Naturalmente quando c'è questa lotta tra destino e la ribellione dell'uomo, la capacità dell'uomo di assumere, come dire, il governo in qualche modo del destino, tutta la tecnica nasce dalla presa del fuoco prometeica in su, tutto nasce dalla volontà di catturare uno strumento capace di capovolgere il destino preordinato degli dei. In questa battaglia naturalmente sono avvenute cose straordinarie. Direi che uno dei grandi filoni, se vogliamo, dell'Occidente, il tentativo, non è l'unico, ma che sfocia fino alla tecnica, alle tecniche più sofisticate della medicina contemporanea. E dunque a questa battaglia però, che non può esaurirsi in sé, perché l'uomo che lotta contro il destino lo deve conoscere, deve dialogare con esso e deve darsi una destinazione. Io credo che l'atto di cura, di aiuto, che noi portiamo alle persone che soffrono, alle persone che hanno bisogno, e non è a volte quello di cambiare il destino, perché il destino è determinato da forze più grandi di noi, ma è quello di offrire loro la possibilità di accompagnarli, di indicare loro, insomma di sostenerli, di fare in modo che diventino attori della loro destinazione, quindi capaci di costruirsi una storia personale che parte dal destino e lo trasformi. Grande operazione naturalmente, che però a mio modo di vedere sta al cuore di ogni atto di cura, dal più semplice al più complicato, o a ogni atto d'aiuto dal più semplice al più complicato. Ora naturalmente oggi quando si parla di destino non ne parliamo più in termini di rapporto con gli dei, ma ne parliamo in termini di rapporto soprattutto con la biologia. Che significato ha se a qualcuno gli si dice quando nasce che ha un tasso di possibilità di sviluppare a 35 anni o a 40 anni un tumore al seno, piuttosto che, peggio ancora, delle malattie neurologiche gravi e potenti? Cosa significa tutto questo? Significa che in qualche modo il destino dai cieli è andato nelle cellule. E oggi le ricerche nel campo, per esempio, oncologico, ma non solo, sono diventate così a livello molecolare, per cui domani saremo in grado di capire il funzionamento, il destino, se vogliamo, di quelle cellule particolari, dove alla fine, mi raccontava un collega oncologo che è appena stato a un grande convegno, un grande congresso americano, il paziente è sparito, l'uomo è sparito. Quello che ormai conta è la numerazione di quelle cellule che hanno un loro percorso, un loro destino, un loro dialogo con altre cellule. Pensi, c'è l'uomo che diventa semplicemente il teatro su cui giocano le cellule.
che dialogano tra loro e su cui bisogna poi intervenire per fare in modo che quel dialogo non porti a produzioni, per esempio, metastatiche, eccetera. Ora, cambia molto l'orizzonte quando noi dai cieli scendiamo alle cellule. Eppure, di nuovo si ripresenta l'idea di destino, che poi in medicina è la prognosi. Ti do una diagnosi e poi ti do una prognosi, cosa ti capiterà. Bene, dentro tutto questo, credo che dobbiamo salvare come curanti, dobbiamo salvare, come dire, l'idea della co-costruzione di una destinazione. E di nuovo una destinazione è tale se ha una meta e un senso. Il senso della strada da fare è il luogo ipotetico, forse, utopico, il luogo animato dalla speranza, che è un grande pittore, la speranza, perché ti dipinge l'avvenire, e la speranza che ti dipinge l'avvenire a volte ti viene meno nei momenti più drammatici, e tu come curante credo devi essere un grande ostetrico della speranza dell'altro, e per poterlo essere devi nutrirla anche in te stesso.